Bentrovati. Siamo nel reparto off-road dove la nostra visione del fuoristrada prende forma. E questa visione oggi ci condurrà su terreni inesplorati, dove ogni metro va conquistato e dove nulla è tracciato. Benvenuti alla Ducati World Premiere della nuova Desmo 450 EDS. L'enduro non è solo una disciplina, è resistenza, controllo e capacità di adattarsi a qualsiasi situazione. Per questo abbiamo voluto creare una moto con due anime distinte. Da una parte abbiamo lavorato per rendere la Desmo 450 EDS una compagna d'avventura, una moto omologata destinata agli enduristi che vorranno utilizzarla con prestazioni equilibrate su ogni tipo di percorso off-road, dalle strade bianche fino alle mulattiere di montagna, senza rinunciare a qualche passaggio più impegnativo. Dall'altra parte c'è lo spirito racing, dove comanda la performance pura. Questa seconda anima è dedicata a tutti i piloti che vorranno fare un utilizzo esclusivamente racing della moto, sfruttando appieno il potenziale del suo pacchetto tecnico grazie ai kit racing dedicati, che vi facciamo raccontare da chi ha contribuito a svilupparlo. Tommaso Bracco vi racconterà del motore e del veicolo, Giulia Lotti del raffinato pacchetto elettronico e Antoine Méot, che fin dall'inizio ha contribuito allo sviluppo della Desmo 450 EDS fino a portarla sulle spiagge del Touquet. Buona visione! Abbiamo preso l'anima della nostra Desmo 450 MX e l'abbiamo trasformata per affrontare terreni diversi, distanze più lunghe e condizioni estreme. Partiamo dalle basi. Le ruote, all'anteriore 21, posteriore 18. Lo standard per questa disciplina, equipaggiati con pneumatici Messler 6 Days Extreme, per noi il miglior compromesso in termini di prestazioni e durata. Parliamo di enduro, quindi lunghe distanze. Per questo abbiamo ridisegnato completamente il serbatoio, da 8,5 litri e trasparente, per avere sempre sotto controllo l'autonomia, integrato nel nostro telaio perimetrale in alluminio, che insieme al motore Desmo rappresentano due dei cardini principali del progetto off-road. Per fare questo abbiamo ridisegnato convogliatori e sella in modo sì da aumentare la capacità del serbatoio senza perdere in comfort e ergonomia per il pilota. Abbiamo dotato la nostra moto di una serie di dispositivi di protezione, i paramani e il paramotore. Paramani in TPU, che permettono di avere elevate caratteristiche di elasticità e resistenza agli urti, e un paramotore disegnato ad hoc che va a proteggere sia le parti di telaio che quelle dei carter motori più esposti e affrontare in serenità i passaggi più tecnici sia su roccia che su tronco, tipico dell'enduro estremo. Abbiamo dotato il nostro sistema di raffreddamento dell'elettroventola, in modo da andare a gestire in maniera attiva la temperatura di esercizio del motore nelle condizioni più estreme, quindi bassa velocità e elevate temperature dell'aria. Il lavoro sulle sospensioni non è stato quello di un adattamento, bensì abbiamo portato avanti con Showa lo sviluppo di un pacchetto di sospensioni dedicato a questa disciplina. Partiamo dalla forcella, è la stessa della Desmo 450 MX, la Showa da 49, da 310 mm di escursione. I target sono stati 3. Una prima parte sensibile, un aumento della progressione, quindi del sostegno da metà in poi, e un ritorno fluido. Abbiamo ridotto però la rigidezza della molla e aumentato il livello dell'olio. Vediamo ora il primo target. Una prima parte molto sensibile. Qui abbiamo lavorato sulla rigidezza della molla della camera di pressurizzazione della cartuccia e aumentato il lift delle lamelle, in modo da avere una prima parte libera e facilitare anche l'affondamento e quindi l'inserimento in curva. La ricerca invece della progressività e quindi del sostegno da metà in poi è stato ottenuto con l'aumento del livello dell'olio. In questo modo la forcella permette di gestire tutte quelle situazioni dove i ritmi si fanno anche più alti.
Terzo target, controllo. Qui abbiamo lavorato sulle lamelle in fase di ritorno in modo da avere un ritorno fluido e avere un comportamento ottimale, quindi andare a limitare quelle che sono le correzioni del pilota in tutti i tratti sconnessi tipici di questa disciplina. Eccoci siamo. Parliamo un po' di sospensioni. Qua siamo riusciti a convincere la Showa di fare delle sospensioni da enduro per la prima volta. È stato molto difficile e impegnativo perché l'esperienza non c'era ancora, quindi abbiamo dovuto lottare tanto per riuscire a dare a quella moto la sensitività nel percorso enduro anche per coprire le asperità davanti e dietro. Allora, questa forcella è una doppia cartuccia chiusa che dà molto sostegno, quindi per riuscire a fare una taratura da enduro siamo dovuti aprire tanto di idraulico, tanto all'inizio. Dopo è stato difficile di riuscire a trovare il sostegno non aggressivo del fine corsa, perché se rimanevamo col sostegno troppo murava la forcella, quindi siamo arrivati a trovare quel compromesso giusto. Passiamo ora al mono. Stesso hardware della Desmo 450 MX, dove abbiamo ridotto la rigidezza della molla e sul pistone a 50 mm abbiamo aggiunto un foro di passaggio di minima da 1,5 mm per avere una prima parte più libera. Gli obiettivi qua erano due: da un lato massimizzare la trazione, dall'altra avere una progressività nella risposta. Trazione, abbiamo lavorato sulle basse velocità sia in compressione che in estensione, con l'obiettivo di avere una prima parte molto libera e evitare rimbalzi in ritorno e quindi massimizzare quello che è il grip e la trazione. Secondo target, progressività. Qui ci siamo affiancati al nostro sistema di link che rende la sospensione progressiva e quindi all'aumentare della escursione verticale della ruota aumenta la forza verticale. Riassumendo, tutto il lavoro è stato svolto per aumentare la facilità e minimizzare lo sforzo richiesto dal pilota in tutte le condizioni di guida. Il lavoro è stato tanto impegnativo sul mono perché abbiamo dovuto tenere il sostegno che offre la Showa, però riuscire a dare un po' di libertà all'inizio di avere più trazione, perché quello lì era il problema. Oggi siamo arrivati a una bella cosa perché la moto è capace di essere molto confortevole nel trasferimento di enduro, anche molto performante nella speciale. In più la cosa incredibile è che siamo riusciti ad avere un fine corso sostenuto per chi vuole andare anche sulla pista da cross. Vuol dire il panel di lavoro molto largo che siamo riusciti a offrire ai nostri clienti. Parliamo del motore. Il punto di partenza è stato il nostro Desmo 450 MX, su cui abbiamo eseguito uno sviluppo completamente dedicato all'enduro. Il lavoro è stato svolto sull'intero sistema motore con obiettivi precisi: ottenere una curva di coppia piena e gestibile su tutto il range di utilizzo, tanta trazione e una risposta diretta tra la manopola del gas e la ruota posteriore. Per fare questo abbiamo lavorato su aspirazione, distribuzione, scarico e rapporto di compressione, come un sistema integrato. Partiamo dall'aspirazione. Abbiamo ridotto il diametro del corpo farfallato passando da 44 a 42 mm per migliorare la dinamica ai bassi e ai medi e ottenere una risposta precisa tra manopola del gas e ruota posteriore. Veniamo ora alla distribuzione. Abbiamo rivisto il diagramma delle alzate e delle valvole per ottimizzare il riempimento ai bassi e ai medi e ottenere una curva di coppia piena fin da subito. Sempre su questo obiettivo abbiamo rivisto il layout del primario di scarico più lungo in modo da accordarsi al meglio e ottenere anche qui coppia fin da subito ma gestibile su tutto il range di utilizzo. Sempre per
ottenere una fruibilità, una gestione perfetta da questo motore, abbiamo aumentato l'inerzia dell'albero motore e ridotto il rapporto di compressione con un nuovo pistone. Abbiamo ottenuto la base normale del cross, in più abbiamo raggiunto quell'albero motore più pesante. Mettere un albero motore ci dà quell'inerzia a bassi giri, che la moto adesso va molto bene nel pezzo brutto, e in più sul fettucciato riusciamo a sfruttare la grinta del motore e l'aggressività per cambiare il movimento della moto. Col sistema Desmo la moto gira tanto in alto, quindi tu riesci tra due curve anche a non cambiare la marcia e andare a cercare il limitatore che ti permette di guadagnare un po' di allungo. Parallelamente abbiamo sviluppato un nuovo cambio, qua 6 marce, dedicato all'enduro, con una terza marcia estremamente versatile che permette, grazie a questo motore, di gestire sia i tratti più tecnici che quelli più scorrevoli. In più abbiamo cambiato il diafragma della frizione per avere un po' più di morbidezza alla leva. L'attacco non è più aggressivo, rimane un po' più morbido, quello che fa che ti aiuta quando tu perdi la trazione a recuperare il grip, e quel feeling così ti fa un po' da trial. Il risultato è un pacchetto estremamente bilanciato che mantiene il DNA racing ma con un nuovo carattere orientato all'enduro, quindi tanta coppia fin da subito ma gestibile su tutto il range di utilizzo ed efficace in tutte le condizioni. E se questo non dovesse bastare, abbiamo sviluppato in collaborazione con Akrapovic una linea di accessori. Un terminale che permette di guadagnare in termini di potenza massima ma anche coppia su tutto il range di utilizzo, e l'impianto Akrapovic Full Titanium che permette di guadagnare ancora più coppia e ridurre il peso complessivo. Per lo sviluppo del pacchetto elettronico della nuova Desmo 450 EDS abbiamo messo a frutto tutto il know-how Ducati al fine di semplificare la vita al pilota in ogni circostanza. Grazie a un'ampia gamma di settaggi è possibile definire la configurazione più ideale per ogni tipo di percorso indipendentemente dal grado di difficoltà. È possibile scegliere tra 2 differenti riding mode, ciascuno composto da 4 differenti parametri: risposta del gas, engine brake control, traction control e launch control, ciascuno disponibile su differenti livelli. Tramite il selettore mappe posto al manubrio è possibile selezionare le 2 diversi riding mode e, in base all'esperienza del pilota, al tipo di terreno e all'esigenza del momento, è possibile anche definire i riding mode personalizzati attraverso la Crosslink App. Abbiamo ottenuto il pulsante della moto da cross con le 2 mappe, rosso e verde. Queste 2 mappe sono diverse nel senso che la verde ti aiuta tanto nel brutto, la moto diventa molto più tonda e riesci a agganciare più grip. A me mi piace di più la rossa perché riesco a avere tutto il carattere del motore e anche a frustarlo come mi piace. In più di questo il quick shift lo possiamo disattivare e attivare solo col pulsante. E ora passiamo al pezzo forte, il Ducati Traction Control. L'algoritmo, studiato sulla Desmo 450 MX, è stato calibrato specificatamente per il mondo enduro. Si basa sul sistema di misura inerziale ed è in grado di identificare il reale slittamento della ruota posteriore e agisce sulla coppia in base all'aderenza reale. Ed è proprio qui che sta la differenza. I sistemi comuni si limitano a misurare una variazione rapida dei giri motore o della risposta del gas e agiscono anche quando non serve. Il sistema invece che equipaggia la Desmo 450 EDS agisce solo quando serve e lascia al pilota la sensazione di avere sempre la moto in mano. Il traction control lo possiamo personalizzare con l'app e gestire
come vuole il pilota. A me al 4 mi piace tanto. In più di questo abbiamo anche il freno motore. Mi piace perché se vado tanto sull'erba posso gestire di più il freno motore per impostare la mia moto in curva. Il traction control, il pilota usando la frizione quando arriva nella curva o nell'ostacolo che c'ha bisogno del motore libero, c'ha solamente da toccare la frizione, mettere in pressione e la moto si sgancia del traction control e subito alla curva dopo si riaggancia. Quando si parla di enduro si parla anche di illuminazione. I gruppi ottici sono entrambi a LED, con quello anteriore progettato per dare la massima visibilità in ogni condizione. A livello di strumentazione, il nuovo dashboard LCD è progettato per resistere a fango, polvere e acqua. Comunica con le centraline della moto per fornire tra le varie funzioni quella di tachimetro, conta ore, indicazione di riserva e di temperatura dell'acqua e fornisce anche 2 trip completi con distanza, tempo e velocità media. Tutto sott'occhio e tutto sotto controllo. Chiudiamo il capitolo dell'elettronica parlando di manutenzione predittiva. Abbiamo introdotto lo stesso algoritmo studiato sulla Desmo 450 MX, ma calibrato specificatamente per il mondo enduro. L'algoritmo calcola in tempo reale un indice di stress del motore e modera gli intervalli di manutenzione basandosi sulla reale intensità di utilizzo. Adesso abbiamo raccontato tutto, fatto vedere tutto, è in mano vostra.